Signori, buongiorno, devo rifare la presentazione perché prima sono partito senza microfono. Si può fare? Cioè, ho parlato mezz'ora per dire il nulla. Comunque oggi è sabato 4 dicembre 2024. 4 dicembre? 14, hai sbagliato. 14 dicembre, già perché ieri era Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Che non c'entra niente, Che però non c'entra niente, vabbè. Quindi da oggi si ricominciano ad allungare le giornate. Abbiamo una temperatura di 11 gradi, il tempo è plumbeo, si dice così, e ci troviamo a Greccio. Greccio è la città dove San Francesco d'Assisi, non sono molto pratico con i santi, ha fatto il suo primo... Non direi, però vabbè. Esatto. Il suo primo presepe che andremo a vedere. Siamo con la solita compagnia di sempre, i soliti amici. Ed oggi è il compleanno di questa ragazza qui. Eccoci. Happy birthday. Buongiorno. Oh, auguri Fabi. Tanti auguri. Si fa gli auguri da sola. Siamo qui a Greccio perché volevamo visitarlo e Antonio ha detto che oggi non pioveva. Ecco. Me lo riguardo. Ha detto che non pioveva, sta iniziando a piovere. No, dai, Sta cominciando a piovere. No. Prendiamo un ombrello. Greccio è questo qui. Io ho l'ombrello dentro l'ombrello. Ah, c'è da prendere l'ombrello. Perché non doveva piovere oggi. Così diceva Antonella. Che siamo arrivati. No, prima quello bianco. Piove. Un ombrellino ridicolissimo, piccolissimo, di albergo a pagaore. Veramente. Stiamo entrando dentro Greccio, che dovrebbe avere anche i mercatini oggi. Non ci... Eh sì, abbiamo anche i mercatini di Greccio. Questa è una bellissima novità. La botte. Come si chiama? La botte a Rieti. Sì. Questa festa tutti insieme. Vedi, oh, ragazzi. Ma loro stanno a salire. Ma come stanno a salire? Ci eravamo persi Antonella e Flavio, ma Flavio e Antonella stavano salendo al presepe. C'è il nido del corpo. Il mio del corpo. Che bello! Ah, questo è bed and breakfast, vedi? Sì, Cementine. deve dimostrare che Ah. Qua è molto caratteristico. sì. Vabbè, questo periodo qua penso che ce l'hai sempre affittato, no? Ah sì. Però dopo estate, agosto, qualche scemo che vi piace la montagna. Certo. Montagna, semi Monti. Chissà a che altezza stiamo. Sì. Ah, quella taverna laggiù, vedete? Questa è ditta per Qua dita. il vigolo. Ambulanza, alza lo sguardo, c'è il sito taverna. Fanno... C'ho la foto, io ho fatto la foto. Tutto il ristorante per volantino. Io per la mia festa laverò i piatti.
che lo sta? Non so questi che sono. Questi sono presepi. Cioè, il presepe, il primo presepe. Perché si tocca scendere. A Greccio c'è il primo presepe fatto. Questo lo sapevo, ma che non si Quindi quello non è braccio. sta a vedere. A noi. Quanti soldi? Sì, ma non sta il primo presepe. Non è questo il presepe. E dov'è? Stiamo cercando. Facciamoci i giri nel paese. Sì, Questo merita, è un paesetto certo, carino. certo. Cominciamoci di qua, Posto dove c'è sta la grotta col presepe. Là, in mezzo alla nebbia. santuario. 2 chilometri Di San Francesco, dovrebbe essere proprio il santuario di San Francesco. Ha detto 2 chilometri e mezzo sarebbe Queste come da organizzazioni. casa nostra. Praticamente stiamo alla ricerca. No, perché dici Ah, vedi, che c'hai Il microfono. cose veloci. Il micro. Il gatto. infatti, no, lei c'è un attimo a piedi giù. Quindi non ce la fai. Ma questa è nuova. Che Sì, dove stavi dentro? Adesso? Sì. Ah, 1,50 Che ha detto? A scuola. Andiamo. Ma è c'è bello. una grotta. E poi ritorniamo indietro. Ma questo è tutto un percorso. Comunque guarda, là sotto è una meraviglia. Cioè, io penso che qui stai da Dio. C'è Fabrice. C'è Fabrice là fuori. C'è anche un bel vedere. Molto tipico. Molto Che tipico e bello. caratteristico medievale. Bello. Guarda qua. Guarda, proprio bello. Una torre di guardia. Spettacolare. Mi piace. Bello. Anche la scodellina. Cioè, mi piace. Allora signori, ci troviamo a Schiatos d'inverno. Questa è la parte del paesino alto. Qui l'estate ha una caratteristica che il mare si asciuga. Ma è bellissima anche questa montagna che viene così, è tutto bellissimo. Guarda, Abbiamo trovato e prenotato l'ultimo tavolo qui a una tavernetta le mani in tasca. che per 25 euro ci farà mangiare un menù completo a persona che si consta di polenta, una sorpresa che non si sa se la fa, dolci, secondo, arista e comunque andiamo. Sto andando a vedere qui sotto che c'era, che c'è questa torre, c'è una torre. Qua è finito, vero? Ma qui sotto in teoria si scenderebbe, ma non so per dove. Ma di molto si scena. Sì. Oddio. Penso di sì. È una torre antica. Andate voi. Ma se qua no, se facciamo il giro mi sa che andiamo di là. Questo è un paese sicuro. Oh, e non solo ci preoccupiamo, pronto pure. Questa via prosegue giù, ma io non la farei. Io questa via prosegue giù. Antonella, che dici? Che dite? Io mi immagino io che salgo qua Sì, qui. anche la mattina, La mattina. appena sveglia. Risveglio muscolare. Risveglio muscolare. Quindi il sonnino, che botti che fai. Però certo, effettivamente come ingresso di casa non è male, Sì. Però molte persone le hai seccate. Ah, certo. Viene il zio che c'ha mano, però non Ci viene. sta quello che fai.
Ah, e ti godi il panorama. Oh. Poi si riaprono le case chiuse, allora Però poi c'ho alcuni posti che dico sì, qua ci verrei a stare. Però ci farei le attività. Ma Tabiola, ci dici quanti anni fai? 51. Eh? 51. Guarda che è 51enne, mica cacchi, 5-1. mica cacchi. Ci stanno ventenni che... Lasciamo perdere, va, non mi fate commentare. No, come? Vabbè, non è che ti devi aspettare. Lo sai che cosa mi manca? La parte olfattiva. Ma io sento un po' di legno, di... La senti? Allora io sono... Eccoli, vedi, c'è il... Che bella, guarda che carina, sistemata così. in pietra, che anche nelle Marche fanno le case in pietra. Nelle Marche avete un modo di mettere, di fare queste pareti tutta a pietra viva che è bellissimo. Perché poi è una pietra chiara. Esatto. Queste pietre Quando chiare. pure l'una possiamo andare, un'ora e mezza. Ha detto l'avete Chi ha detto? prenotato, lui. Penso che mica dal cavolo un altro. No, io gli ho detto, Andiamo prima che volevamo andare. queste sono cose nostre, che volete? Il padellino alla Bud Spencer Terence Hill. I fagioli. I fagioli. E quello? La ladrina? Dieta anche 00. Lei ci vede la Potrebbe anche essere. cioè proprio... Pure io, l'ho Che detto. c'hai? Ah. Baglioni. Secondo voi? Con tutti i fatti scappati in giro. Ogni buchetto, vedi, c'ha un io. Raga, io lo adoro. Che poi la Friuli, specie che è molto tutte le case ce l'hanno praticamente. Tu sopra ci vivi normalmente, sotto noi lo chiamiamo rustico, guarda, è proprio una taverna, abbiamo fatto a taverna, Le pietre. sono stupendi e io lo Va dico, bene sto colore. c'era mio zio, è stupendo. Da te sto parlando. Sì, vabbè. Devi avere degli occhi diversi. Le pretre, stiamo parlando delle pretre. Io, i miei sono più scuri. Oddio, guarda che carino, ragazzi. Ma che bello! Cioè, non sta a vedere. Tutto un vergine. Noi oggi andremo a mangiare qui. Siamo ospitati, No, comunque sono ospitati. è lo qua, stesso Greccio. architetto. Perché? Di là ha Guarda, fatto la adesso scala, Fabrizio ti di là ha dice. fatto la scala un po' in pendenza. Qui direttamente. Qua per entrare in casa? Ma questo invece potrebbe essere un percorso free climb. Però c'è il moschettone che è. Guarda che è entrata! Che carino! Ah, sì, vedi? Non mica scherzavo, che su. Ma guarda che bello! Guarda là! Sempre con Marfitaggi. Qui c'è frate Francesco. Ecco qui, che se andiamo a mangiare. Dai, vedi se possiamo prima. E adesso vi faremo vedere di quello che si mangia qui. Allora, sono arrivati i primi direttamente, si parte con la polenta. Guardate qui che polenta. Polenta è fatta condita con parmigiano o pecorino?
E passiamo al secondo primo. Al secondo primo, gnocchetti al tartufo. E questo è il secondo, arista e salsiccia. Abbiamo anche le patatine, le verdure. Allora, abbiamo finito a pranzare. Sto registrando? Sto registrando. C'è il ragno cometa. C'è il ragno cometa? Esatto. Dopo la stella cometa, il ragno cometa. Allora, siamo stati a questo ristorante, piatti tipici come avete visto. Non vi ho fatto vedere i dolcetti, ma i dolcetti erano dei biscotti. Buoni. Com'è stato, Fabrizio? Buono, tutto sommato buono. Dai. Allora, il prezzo è stato 175 euro alla mozzetta e 25 euro a persona. Onesti, anche perché il vino a volontà. Pane ci ha rimesso con noi perché il pane, sì, abbiamo tutto fatto. E loro vanno in un BF. GF? Un BF. TF. Hai visto chi c'è? Hai visto chi c'è? Altra sala. Hai visto chi c'è? Chi c'è? Hai visto chi c'è? Prego. Ah, c'è una fila? Sì, sì. Hai visto chi c'è? No. Chi c'è? Chissà sto cazzo. Ah. Allora, adesso devo fare un saluto che è d'obbligo agli amici della Protezione Civile di Greccio, che fanno parte anche nel coordinamento della Protezione Civile di Aprilia, dell'Alfa, che oltre ad averci dato preziose indicazioni, ci sono arrivati molto professionali, qui stanno gestendo bene queste giornate natalizie, prenatalizie. Noi adesso andremo a vedere il primo presepe con la macchina e niente, venite con noi, ci andiamo con la macchina che è un po' distantino. Abbiamo mangiato da Dio, rapporto qualità-prezzo ottimo. Adesso ringrazieremo anche un collega. Ma un attimo, è il compleanno di Fabiola, come abbiamo detto, e questo è il nostro pensierino. Tanti auguri a te, tanti auguri a Fabiola, tanti auguri a te. E tutto questo da Greccio. Che cos'è? Scrap. Che delicatezza, Antonella. Ma c'è anche un'altra cosa. E sono le maschere. Oh. Quelle della faccia? Hai capito? La domanda adesso da porsi è: perché tutte queste maschere, queste cose? Qual è il messaggio che si vuole veicolare? Non è vasellina, no? Ops, questa la censuriamo? Ed eccoci qui, ci troviamo al santuario di Greccio, dove troveremo e visiteremo il primo presepe che San Francesco d'Assisi fece qui. Cosa succede? San Francesco di Collado. Ecco qui, Antonella ci vuole spiegare qualche cosa. No, che è venuto qui, gli è piaciuto il posto e qua è rimasto. Poi Quindi no, quindi leggi. che Francesco giunge nella valle di Santa Reatina nel 1208, quasi un 1210. La bellezza dei luoghi, la generosità ospitale della gente di questi paesi lo conquistano e fanno sì, quindi si mangiava bene pure all'epoca. Faceva la sua patria. Esatto. E quindi qui perché si è inventato il presepio? Perché voleva far ricordare, Non si è preparata però, cioè. ricordare la nascita di Gesù. Flavio, perché è stato fatto il presepio? Perché, Il primo poi, Perché non gli piaceva l'albero di Natale. No, vabbè. Non lo so, forse perché è legato, è legato alle tradizioni dell'epoca. Perché è stato fatto? Tradizioni visive. Esatto. Ha rievocato La natività. La natività per come e si è inventato questa cosa. come se l'ha Esatto, è una cosa immaginata bellissima. lui. Allora, quello è Un il visionario. Esatto, è stato per l'epoca Francesco era nel 1208, parliamo quasi 1210. un gagliardo San Francesco. E un'altra domanda che ci poniamo è: come ci è venuto qui? A piedi? Con l'asinello? Pensare che erano tutti analfabeti. Quindi con gli occhi imparavano molto, un po' come nelle chiese, no? Esatto. Gli affreschi, le scene della Bibbia, e lui ha fatto la cosa più semplice di tutte, la scena del Natale. Esatto. Un'ipotesi potrebbe essere questa. Esatto. Anche per rendere un po' più una forma artistica, diciamo, per rendere un po' più. Qua c'è il cammino di Francesco.
Lo so. Noi via Greccio c'era una casa dove c'era scritto i pellegrini sono benvenuti, quindi tu se vai con chiamiamola la patente, insomma, come un po' come il Cammino di Santiago, capace che lì puoi alloggiare anche ad un prezzo insomma un po' conveniente rispetto a se ci vai come semplice turista. 3 metri di sassi annallati. Oh, adesso Qui c'è tutta quanta l'indicazione del cammino. esatto. Sempre risparmio, tutto risparmio. Perché un muro così, fatto adesso, costa 200.000 euro. La casa Via Greccio c'è stata Dopo pranzo, Fabiola, ce la facciamo a fare. Sì, digeriamo. Mettiamo i turbo boost? Dai, su. Ma tu vai a gas? Beh. Beh. Aspetta. Beh. Diciamo che Sai ho c'è pure mangiato? motore al minimo. Beh. Questa è una bellissima preghiera, penso. Quindi voi premete lo stop, fate l'ingrandimento, se usate un telefonino ve la leggete. Io ecco, al solito sempre con le mani in tasca. Non mettere le mani in tasca. Esatto. Antonella mi fa, mettiti le scarpe quelle da trekking montano, Sì. che caschi meglio, perché... Ma sai che io ho queste qua da montagna e scivolo? Esatto. Hanno una gommina con delle cose, una gomma dura, che ne so. E non sento che aggrappa molto bene. Pure io. Hai pranzato bene, Fabiola? Ho pranzato bene, guarda, ho mangiato un piatto di polenta che è uno dei miei piatti preferiti. Poi tutte le altre cosettine, quindi gli gnocchi, la salsiccetta, il roulette di maiale. Tanto vabbè. stanno passando un gruppo Però alla di fine asiatici, cinesi, giapponesi. buono, abbiamo mangiato bene. Mi è dispiaciuto perché è un dolcino, ma Poteva essere più abbondante, però diciamo che per 25 euro, no, oggi come oggi, bene, sì, comunque abbiamo mangiato tanto. sì. Ragazzi, molto rustico, non vi aspettate che... Sì, no. Diciamo che abbiamo scelto un momento per farsi scalare idoneo, Col subito fiato- dopo pranzo. Col fiatone, gli gnocchetti si ripropongono. Potevamo venire prima. Però dico, no? Perché freddo e piove. Però se parlano significa che il fiato ne hanno. Ma sì, dai, a fin dei conti. Quello che costa di più è dal 15 febbraio al 30 febbraio. È in salita, eh? Eh sì, come la visuale da qui? Ah, in salita, sì. Poi quando uno c'è 50 anni fa non è No, poi quando uno la serietà devo iniziare a fare sentire. No, è pesante. Ma io veramente le salite non le ho mai amate. Ma forza, muoversi. Guardiamo che fatta, eh? Vedremo che fatta, eh? Chiamate l'ambulanza, eh? Vai. Io ho dato un turbo boost, dum. Tutto a gas. Mangiato, sto tutto fare di tempo. Caricate le cose. E quello è proprio... Oh, Un'isola greca. ma voi vi pensate, sai quanti anni è morto? si arriva su e lui fa, cacchio, ho lasciato le chiavi di casa sull'asino parcheggiato sotto. Perché ne ha riscatti? Qui c'è anche un altro. Salute. Naturalistico. No, lì c'è il bagno. Il giorno che mi sta per venire la prossima pure a me. No. Oh, Io mi serve ancora di più. Entra da grotta. Sì. E questo è lo skyline che adesso ve lo faccio meglio. Cos'è questo? Cos'è questo? Gli altri a piedi, diverso, via, eleganti, vedete che qui.
Questa è una cappelletta dove San Francesco d'Assisi nel 1200 Non era quella? sono costretto a tagliarla questa. Santa Chiara. La taglio questa? Per forza. E questa è una cappelletta dove nel 1203 San Francesco celebrò qui una Santa Messa il giorno di Natale. E qui hai riportato anche sai, forse il di San Francesco? Fare le calzature delle pecore. Ovviamente 2 pezzi di legno con una fascia che avvolgeva il piede. E questo era il calzari di una volta. Perché non si chiamano neanche scarpe ma calzari. E sotto c'è un altro affresco. Cos'è quello? E qui dove ha dormito Mi sono chiesto cosa che fa. Questo era l'antico ossario dei francescani. Saliamo. Molto alto, guarda. Niente. Torella. Qui come dice Fabrizio, ricorda molto quando Wild West o Wild House. Ma la smetti? Che volete? Che vuoi, una cotoletta? Non è bello tutto il mondo. Ricordalo, l'Old Wild West. O Wild House. Che vuoi, una birra? Una cotoletta? La voglio 5. Ah, è chiuso. La chiesa del 1928. Vai, riprendi. Oh, si vedeva? Però gli ambienti erano molto Avanti. piccoli. Cosa c'è qui? Una
avanti. Da di qua si va invece alla chiesa. Quanto è comodo. Il tratto fisico non è Strilla. antica immagine. E qui siamo usciti dalla chiesa. Qui c'è la sagrestia, Ci sta la Cagliari Atalanta. qui c'è un'entrata per i mostri dei presepi, qui souvenir, qui c'è la sagrestia. Fabiola, allora, Ci spieghi qualcosa? ci spieghi qualcosa? Hai trovato qualche similitudine con All Wild West, Winehouser, lì? Una volta pensavo di birra, di qualcosa. Allora, mancavano le noccioline, quindi le noccioline. Esatto. Sì, c'è un Gesù vestito un po' eccentrico, con le piume, che poi fa Ops, Siamo eccentrico. c'è la mostra dei presepi? Qui c'è la mostra dei presepi. Questa exhibition, Cribs. Ecco, scopro che presepe in inglese si dice Cribs. Questo ad esempio è un presepe messicano. Questo è un presepe keniota. Questo è un presepe non so di dove. Questo sopra è sardo. Questo è della Repubblica Ceca di Tresta. Sì, c'è questa. 250 euro non me la sei saputo. Voglio vederlo dopo. Io sono- 750 euro, sono comprato a Stati Uniti. Comunque fa molto presepe.
Quello è un po' una Allora, qui abbiamo visto la mostra dei presepi, si entra, si fa tutto un percorso obbligato dove si trova all'interno della chiesa ed è spettacolare vedere anche come ha fruito da tutto il mondo questa cosa qui. Avremmo voluto fare delle riprese un po' fatte meglio dentro, ma in questo momento è in atto una celebrazione e non è mia consuetudine disturbare. Questo presumo che sia una porta giubilare che sarà aperta, penso. E praticamente qui dove vi sto portando ora, all'entrata della grotta, non è solo dove San Francesco celebrò nel 1200 e passa la prima messa, ma proprio dove è il presepe di minoranza. Questo è il primo presepe. Questo è il primo presepe. Mauro, ti faccio pubblicamente sommessamente notare che dove hai fatto tu quel commento è il primo presepe proprio. Cioè, questo ti vale 10 confessioni, eh? Cioè tu veramente hai fatto? Laddove... Mo te devi pentire. Beh, oh. Esatto. Non so.
disegni volevo fare. Una pianta d'edera. Questo è il rumore della pipì? No, io la verità è che sono 2 ore che cercavo di rimanere solo per poter dare ampio sfogo. Vado via. Ma mi seguono tutti. Ma stanno giù? Sì, loro sono andati più avanti. Ti sei fermato qua per Aspetta, rimanere da solo. dico, sono un attimino Per isolato. darti un po' di arie. Diciamo sì, ecco, di dare un po'. Ti voglio dare un po' di arie. Che bello questo. Sola acqua. Devo dire che Bello. comunque, signori, stiamo prendendo Famola una col questione. capo. In quella grotta mi si dice non si fu fatto il primo presepe, ma presepe vivente, così dice Antonia Alba Carlino. Io così so, che fece il primo presepe. Giustamente Mauro solleva una questione, ma è piccolo. È vero, no, è così. Il bue e l'asinello dove mettiamo? A meno che non stavano a dieta sto bue e l'asinello. Che hanno preso... che dire? Mo... Comunque metterò un fermo immagine e spiegherò la storia di quella grotta, perché a questo punto non ci si capisce più niente. Quale grotta? Allora, quella grotta lì, Ah, ci so io? Ragione. certo, quella grotta lì, Fabrizio, sembrerebbe che fu fatto il primo presepe. Antonia Alba Carlino dice fu fatto il primo presepe vivente. Fabiola dice, non dice, Fabiola contempla. Ma il tuo Mauro giustamente fa notare che quella grotta è molto piccola, un bue e un asinello. Scaldano tutto. Cioè, ma che scala tutto? Finito, cioè, non c'entra più Non c'entra nessuno. Quindi che fu fatto lì dentro? La sera della rappresentazione del miracolo, il bambino Sì, ma apparve un bambino in carne rossa all'interno proprio del quello della culla. E quella lì è stata rifatta con il fresco d'argento che si rifà. sì, ma se non vieni qui, Devi ripetere tutto davanti alla camera. stiamo lontani. Aspetta. Allora, Antonella spiega perché? Praticamente, secondo la tradizione, Ok. qui San Francesco rifece con figuranti in carne ed ossa il presepe vivente. Avvenne un miracolo che all'interno della culla comparve un bambino in carne ed ossa. Da qui nasce il presepe. Poi la raffigurazione che sta lì dentro. Antonella, ci rispieghi il miracolo della grotta, per favore? L'abbiamo già detto prima. E mi ha finito la Non mi batteria. interessa. Per favore. No. Se non lo... No, vabbè, quella Devi del spiegare tutto da presepe. capo. No, l'abbiamo detta quella del presepe. L'unica Stai cosa che sprecando non ha stai sprecando preso la batteria, se la è ripeti. che la rappresentazione qua del presepe all'interno della Ma io grotta so che pare che figuraccia- sia comunque di opera giottesca, che figuraccia fatta che da ha Giotto fatto che si Bambucchi rifà di- al presbiterio della Io non San vedo poi Basilica molte di televisioni comuniste Assisi. rovinate. Ok. Non l'ho visto, guarda, per Quindi qui anche Giotto è venuto? Niente, vado a letto. Il primo presepe vivente, Greccio, 1223. Nel 1223, nella notte di Natale, San Francesco d'Assisi concepì e realizzò il primo presepe vivente nella grotta di Greccio, in provincia di Rieti. Ispirato dal desiderio di rendere visibile il mistero dell'incarnazione e di far comprendere con i sensi la povertà in cui il bambino Gesù era nato, il santo scelse Greccio perché il paesaggio ricordava Betlemme. La rievocazione. Con l'aiuto del signor Giovanni Velita, amico e uomo di fede del luogo, San Francesco predispose una mangiatoia all'interno di una grotta, disponendo fieno e invitando a partecipare i fedeli. La scena fu completata dalla presenza reale di un bue e un asino, mentre i pastori e altri abitanti, vestiti in costumi semplici, contribuirono a rendere l'evento partecipativo e toccante. Presepe o presepe vivente? Sebbene alcune fonti possano apparire contrastanti, la maggior parte degli storici concorda, si trattò di un presepe vivente. San Francesco non si limitò a una rappresentazione statica della Natività, ma creò una vera e propria rievocazione, in cui persone e animali parteciparono attivamente, trasmettendo in modo diretto il messaggio di umiltà e speranza del bambino divino. L'eredità. Questo gesto rivoluzionario ha segnato l'inizio di una tradizione che, nel corso dei secoli, si è diffusa in tutto il mondo, trasformandosi in uno degli elementi più amati e rappresentativi del Natale. Greccio, grazie a quell'evento, è diventato un luogo di pellegrinaggio e di profonda spiritualità, dove il ricordo della povertà e dell'umiltà del Salvatore continua a ispirare generazioni.
televisore 1 ce È l'abbiamo. venuto. Si mette lei. Ma che filmino sto a fare? Signori, No, a me che ha fatto Una figuraccia ha fatto tipo che questo filmino avrà molti tagli. Molti da Molti tagli, necessariamente Devi molti andare tagli. lontano da quell'ala lì. da quelli, da quei due. Quella Anzi, là, tre. No, io sono zitto. No, lui è stato bravo, non è stato bravo. Io sono stato No, zitto. no, ma io posso E togliere invo- anche Fabrizio. Come... E Non involontariamente, ti credere. Però. No, non ti credere. cioè qui una facciamo figura tremare il santuario. stravolgente. guarda. Ciccia. Chi è che figura che ha fatto Mammucchi di cosa? No, dai. Signori, le nostre signore tagli e cuci. Era di Castelvetrano, di qualche paese. Noi andiamo di corsa, pagate voi. Scusa, non andare nel posto dove paghi 25 euro. Bravo. Ma poi te lo dicono, è il prezzo fisso, quello è. Sentite che tagli e cuci, che suocere che abbiamo qui. Vabbè, ma se sentivate quel ristorante, cioè erano veramente No, poi il fenomenali. modo come trattavano i ragazzi. A Ma me non mi ha hanno rispetto fortemente- per il lavoro. Non hai sentito? Cioè, ragazzi, la Perché chiedevano dove pagare il conto. Chiedevano dove pagare il conto. Mi ricordi qua, andiamo là, ragazzo. No, andate là. E lui, "Ma signore, noi andiamo di fretta, che ci pensate voi, vero? Guarda che a noi ci pensano a noi. Poi io ho detto pure, guardi che noi, ma che loro si sono state tutte per venire a vedere. Tutte lì in fila. Non è che Queste signore erano venute al ristorante con il pullman, sai quei pullman che partono? Andiamo a Greccio, poi simpatica presentazione dove comprerete la coperta in lana Merinos alla modica cifra di 500 euro. esatto, per i prossimi 24 rate senza interessi. sì, 1,69 euro. esatto. più avrete. E in più copri c'hai più due muri. cuscini, un Esatto. materasso e E una rete. una rete, via. Pure Più una un rete. simpatico regalo. Come fanno? Ti danno pure- Perché non ti compri la coperta dell'anno Merinos? E niente signori, noi siamo alla ricerca di un barretto per festeggiare Antonella, mangeremo qui se lo troviamo, dei dolci tipici locali, una cioccolata e quant'altro. Questa è la Greccio, un bellissimo Nel paesetto 2011 ho della via. paesino, Avevo fatto un conto che spendevo. dove qui alle 17:30 esempio di oggi fanno il presepe dei viventi, fanno una ottima rievocazione, quindi venite in tanti. Qui mi hanno detto che si mangia bene non solo al posto dove siamo andati noi, ma in diversi posti, quindi da mangiare non manca. E nulla, come al solito noi vi salutiamo. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo quanto prima. E ragazzi, salutate. Io chiudo qui le riprese, ci vediamo al prossimo video. Con 70 lire. Villa. Un saluto anche da Fabrizio e Mauro. Io faccio no, 70 E alla prossima girarella. Un abbraccio cari.